Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie affettive per la prima metà di gennaio 2024. Ok, ragazzi, prima lettura dell'anno per l'amore e abbiamo la carta del mondo. Possibili viaggi, spostamenti, cambiamenti, compimenti di cicli. Quando c'è la carta del mondo è come se si arrivasse ad un risultato, al completamento di un progetto, di un qualche tipo di lavoro, magari di un qualche tipo di percorso anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle playlist dell'oroscopo del 2024. Insomma, ci sono diversi link, magari qualcuno vi interessa. Allora ragazzi, partiamo con la carta della luna, la regina di bastoni, un 2 di bastoni, un 5 di pentacoli, abbiamo il diavolo, un 9 di coppe, la carta della forza e un 2 di spade. Mm. Allora ragazzi, devo dire che qui può esserci qualche cosa con la luna che fa riferimento al passato, oppure può essere qualche tipo di paura, di tristezza, di pensiero, emozione o persona che comunque ha a che vedere con il passato. E abbiamo anche questa regina di bastoni al contrario, come se ci fosse un... come vi posso dire? Mi viene da dire una perdita di potere personale. E vedendo il 2 di bastoni e anche il 2 di spade qui, credo che molte persone siano come davanti a un bivio, davanti a una decisione. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere la luna. Avevo le carte al contrario, quindi queste le giro dritte e il mazzo me lo giro al contrario. Ok. Allora, abbiamo il sole e il 10 di pentacoli. Che interessante, perché la luna è la polarità positiva, mentre il sole è la polarità... ehm, scusate, la luna è il divino femminile, il sole è il divino maschile. Una è energia yin e l'altra energia yang. Allora, devo dire che può far riferimento, questi, diciamo, questo momento di malinconia, o a qualche tipo di riunione familiare, qualche tipo di personaggio legato alla famiglia, potrebbe essere qualche amico che magari non sentite da molto tempo e in questo periodo, insomma, post natalizio o natalizio magari per qualcuno. Può essere che vi abbiate rivisto, che si sia fatto vivo o viva un amico, una persona, un familiare, qualcuno che non vedevate da tanto tempo. Per molte persone è un amico che avete visto a una cena, a una riunione, diciamo così, a un ritrovo, a una festa. Andiamo a vedere la regina di bastoni, cavaliere di pentacoli.
Cavaliere di spade, gli amanti e il 5 di coppe. Allora, io qui ho la sensazione, perché abbiamo due cavalieri, due volte il 2 e la carta degli amanti, che potrebbe essere una persona, diciamo così, in più rispetto a quella che già state frequentando, sempre se state frequentando qualcuno. Se invece siete single, devo dire che vedo tanta gente intorno a voi, ragazzi. È interessante perché, allora, se sono due persone, sono due opposti. Uno è molto, o una è molto ponderata, molto tranquilla, riflessiva, concreta, fa piccoli passi, mentre l'altra è idealista, molto energetica, piena di idee geniali, magari fa anche delle proiezioni in un futuro, ha una certa fretta nell'ottenere il risultato. E qui con la carta degli amanti ho come la sensazione che per quello che non siete nel vostro potere personale, dovete scegliere e avete paura di fare la scelta sbagliata, secondo me. Allora, siccome la luna può anche far riferimento a qualche amicizia, a qualche situazione familiare, come vi ho detto prima, perché il 10 di Pentacoli parla proprio delle riunioni delle famiglie allargate, qui ci potrebbe essere un qualche tipo di... non è giusta questa parola, però è la prima che mi è venuta in mente, qualche schieramento da dover gestire. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo il matto, l'appeso e un 5 di pentacoli che avete già qui. Di nuovo, sia il matto che l'appeso mi richiamano un po' questi due cavalieri, perché una carta è di forte impulso e l'altra è di riflessione, di staticità, e poi c'è di nuovo un 5 di pentacoli. Come se ci fosse la paura di perdere qualcosa facendo la scelta, perché giustamente si perde sempre qualcosa quando si fa la scelta, cioè la scelta che non si fa. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. La sacerdotessa e il re di coppe. Ho come l'idea che per qualcuno si perda un po' una sorta di guida. Ehm, io ho la sensazione, ragazzi, che se affronterete questa scelta, potreste perdere l'indipendenza, mi viene da dire, perché il 5 di pentacoli è una carta di dipendenza anche economica, una carta di qualcuno che perde tutto e che quindi dipende dagli altri. Però non è tanto economica qui, la sento più da un punto di vista emotivo. Tenete presente che il 5 di Pentacoli fa anche riferimento alla ferita dell'abbandono, quindi o qui qualcuno ha paura di essere poi abbandonato in un futuro, o è come se risuonasse una certa ferita d'abbandono che magari è legata al passato, a qualche vostro amico, a qualche vostro familiare che vi ha girato le spalle, ed è come se ci fosse questa paura a, a che si ripresenti la situazione. Scusate. Andiamo a vedere il diavolo. 9 di pentacoli e 9 di coppe. Allora io sento, ragazzi, che nella seconda settimana di gennaio sarete chiamati a sfidarvi. È come se arrivasse una sorta di prova. È la prova dell'amor proprio con il 9 di pentacoli, che mi richiama un po' la carta degli amanti qui, no? Il 9 di coppe è una carta di grande appagamento emotivo, è una carta di qualcuno che ha il cuore pieno, che ha ottenuto quello che sperava, quello che voleva,
Quello che mi preoccupa è questo diavolo, perché ci potrebbe essere qualche tipo di tossicità per mantenere una sorta di zona di comfort con questo 9 di coppe, una certa, diciamo, ricchezza, oppure è un po' il... Fa anche riferimento al controllo, io sento. Tenete presente che con queste due carte, quando sono vicine, ci può essere veramente della dipendenza pratica, nel senso magari che qualcuno non ha un lavoro e quindi si deve appoggiare ad una persona, ad un amico, insomma, per X motivi. Però in realtà qui, ecco, perché poi il 9 di Pentacoli parla di indipendenza economica. Voglio andare a vedere questo 9 di coppe. Asso di coppe. Nove di spade, due di bastoni, il mondo un'altra volta, eccolo qua, il carro e l'imperatrice. Ragazzi, allora, io devo dire che tra il mondo, il carro e l'imperatrice e l'asso di coppe, che sono tutte carte bellissime, qui tra l'altro c'è anche un due di bastoni che avevate qui, uscirete un po' da questa zona di controllo, perché sento che in realtà qui il diavolo è più una questione di ho tutto sotto controllo, ho il mio stato patrimoniale sotto controllo, la mia vita affettiva sotto controllo, è tutto lì. E c'è in effetti una certa soddisfazione, ok? Vi dico, allora, se siete single, questo diavolo potrebbe rappresentare una passione improvvisa, ma considerato le carte che ci sono qui, allora qua potrebbe essere, cioè qua è un 9 di pentacoli e negli arcani tradizionali parla anche di gravidanza. Poi abbiamo un 9 di coppe che in questo mazzo è rappresentato con una gravidanza e poi qui abbiamo l'imperatrice. Ragazzi, se non è quello che volete fate attenzione, ma vedo un periodo fecondo che sia per idee, che sia per progetti, anche perché poi qui abbiamo il mondo e il carro. Quindi è come se qualcuno potesse decidere di trasferirsi, iniziare una nuova vita, prosperosa anche perché comunque abbiamo di nuovo l'imperatrice. Non lo so, è come se qua fosse qualche cosa completamente diverso dalla seconda settimana. Cioè, nella prima settimana è più focalizzato sul passato, su quello che sono le amicizie, anche perché giustamente nella prima settimana di gennaio ci sono ancora un po' le feste che giocano, quindi magari ci si ritrova a livello familiare. Ecco, poi ad un certo punto è come se nella seconda parte le energie cambiassero, migliorassero. Andiamo a vedere la forza. 7 di bastoni, il mago e l'asso di bastoni. Guardate ragazzi, io vi sento molto decisi. La carta della forza è una carta di movimento, di scelta, di decisione. Qui adesso non si vede più. Avete anche un 2 di... qua. Un 2 di spade. Ehm, il mago e due assi, insomma, volevo dire. È come se ci fosse un nuovo inizio, l'uscire da questo bivio. La seconda settimana, anzi tre assi, perché c'è anche questo, è una carta di compimento del mondo. Guardate ragazzi, queste tre carte vogliono proprio dire controllate la gravidanza, controllate il progetto. Non lo sento così tanto negativo il diavolo, se ve la devo dire tutta, eh. Cioè è più una questione di mantenere sotto controllo. Fatemi sapere poi come vi risuona. Andiamo a vedere ancora. Oh.
gli oracoli degli angeli, un altro mazzo che non mi ricordo come si chiama e le fatine. Non mi ricordo mai come si chiamano gli oracoli. Ok. Lascia andare il bisogno di controllo. Wow! È quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso. Permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente. Già. E qui l'indecisione è se essere spontanei, naturali o se, diciamo, essere più osservatori, essere più distaccati. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Carta numero 6. Anche questa carta, ragazzi, è raffigurata con una luna. E qui parla proprio di lasciar andare e della notte che è magica. È un po' come se vi dicesse che la notte, sapete, cioè si dice che la notte porta consiglio, no? Perché la notte, diciamo, la mente è in una fase di, teoricamente, di riposo e quindi dovrebbero arrivare di più certe informazioni, certe canalizzazioni. Parla anche dei cicli della vita e qui avete il mondo 2 volte, ok? Parla di incroci. Tenete presente che il 6 è un numero karmico, quindi ha sempre a che vedere con qualche cosa che in qualche modo riequilibra. Andiamo a vedere ancora una fatina. 2. Meditazione. E guardate anche qui l'imperatrice sembra un po' a gambe incrociate, che sta meditando. E riconciliazione. È vero, ragazzi, avete l'appeso. Può essere qualcuno che torna dopo tanto tempo e che avete bisogno di perdonare. Magari l'energia del cavaliere, una siete voi, che ci vuole andare con i piedi di piombo, e l'altra energia è quella dell'altra persona che invece corre. Quindi qui si tratta di frenare un po' gli impulsi. Perché c'è anche un 5 di pentacoli, effettivamente c'è già stato un dolore. Magari risale a tanto tempo fa, però è come se ci fosse già stata una perdita. Vi dico, se state cercando dei bambini, la seconda settimana di gennaio è molto feconda. Bene, cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Nuovamente vi auguro un inizio 2024 pieno di amore. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!